Il risotto al pomodoro è nel cuore di tutti e oggi lo ingolosiamo ancora di più. Iniziamo! Partiamo dal sugo di pomodoro, quindi mi trito molto finemente una cipolla, veramente super fine perché voglio che quasi si sfaldi all'interno della salsa. In pentola ho già aggiunto un bel giro d'olio dentro le cipolle. Facciamo appassire piano piano con un pizzico di sale, questo farà sì che la cipolla tiri fuori la sua acqua di vegetazione e così non brucerà. Fuoco dolce deve diventare traslucida. Intanto ci prepariamo un tocco croccante che andrà a guarnire il risotto. Qui ho del pane raffermo che vado a tagliare grossolanamente nel mixer e diamo una prima frullata. A questo punto aggiungo delle acciughe che daranno un sapore fantastico alla panure e uso un po' dello stesso olio in cui erano conservate le acciughe che ovviamente aggiungerà ulteriore sapore e ci aiuta poi a tostare il pane. Profumo pazzesco, padellino bello caldo, faccio tostare la panure. La panure è diventata bella croccante, la possiamo tenere da parte. La cipolla è ben appassita, a questo punto possiamo aggiungere il pomodoro. Io sto usando una passata di pomodori datterini, quindi piuttosto dolce, però potete utilizzare quella che più preferite. L'importante, consiglio mio, che sia appunto una passata, quindi molto fine, in questo modo otterremo un risotto bello cremoso. Ovviamente si pulisce il bicchiere. Amici, questo è un sugo semplicissimo perché di fatto il sapore arriverà dalla burrata, dalla panure di acciughe, quindi a questo punto lo lascio cuocere piano piano, dolce per una ventina di minuti. Possiamo tostare il riso, io lo tosto senza grassi, a secco come si dice, e senza fondo di cipolla. La cipolla ce l'abbiamo già nel sugo di pomodoro e poi in generale io opto per questo tipo di tostatura perché trovo che le temperature che sono necessarie di fatto per tostare il riso spesso poi ci bruciano la cipolla che abbiamo messo in fase di tostatura. Quindi a secco, senza grassi, dentro il riso. Io sto usando un riso Carnaroli ma anche bielone nano va benissimo. E come facciamo a sapere che il riso è perfettamente tostato? Innanzitutto si sente un profumo di cereale inconfondibile e poi il metodo che io preferisco è quello semplicemente di andare a toccare i chicchi. Quando saranno incandescenti, allora è perfettamente tostato. La fiamma è medio-bassa. Il riso è caldo, quindi sfumo con un goccio di vino bianco e una volta ben evaporato aggiungo il pomodoro. Qui amici si tratta di prendere una ricetta semplicissima, super classica che tutti amiamo e darle giusto un tocco in più, quindi veramente è una ricetta del cuore. Pulisco il pentolino con un po' di acqua calda e non ci resta che portare a cottura il riso mescolando spesso e aggiungendo acqua, sempre calda, quando il riso lo richiede. Il riso assorbito la prima acqua, ne vado ad aggiungere altra, fino a coprire appena di un dito la superficie del riso. Quando sarà tutta assorbita ne aggiungo altra e così lo porto a cottura. Perfetto! Fuoco spento, mantechiamo. Parmigiano proprio una punta perché di fatto voglio che ci aiuti con la cremosità ma che non sia un sapore troppo forte. E al posto del burro ho scelto olio extravergine che vado ad aggiungere a filo, appunto mentre mescolo vigorosamente. Una cremosità. Qui amici ho della meravigliosa burrata che ho appena sfilacciato e la vado a disporre così, a fiocchetti sul risotto. E questa nel momento in cui mescoliamo il tutto aggiungerà una cremosità pazzesca. Ultimo tocco, la panure. Amici, quasi va ancora mantecato nel piatto perché la burrata inizia a sciogliersi e a rendere il tutto super cremoso. Beh, assaggiamo. Ovviamente prendiamo la panure alla nostra. Un piatto che già di per sé il risotto al pomodoro è nel cuore di tutti ed è meraviglioso. Così però, ingolosito dalla panure e dalla burrata, potete solo immaginare. Provatelo e fatemi sapere. Ciao!